Medicina alternativa. Introduzione al biossido di cloro, CDS. Sintesi tratta dal libro Salute proibita del dottor Kalker. Uno dei principali ostacoli dell'umanità è la burocrazia. Al giorno d'oggi ci troviamo di fronte a una legislazione che richiede che ogni nuovo farmaco abbia bisogno di almeno 8-10 anni per essere approvato, per non parlare dei grandi investimenti che ciò comporta. Sembra che nessuno si sia ancora reso conto che questo dà solo alle grandi aziende la possibilità di creare nuovi farmaci. Poiché hanno capitale, non è altro che un investimento con profitti a lungo termine, gonfiando a piacimento il prezzo finale del prodotto una volta autorizzato. Non dovrebbero esserci ostacoli burocratici per chi vuole provare soluzioni alternative sotto la propria responsabilità. Va tenuto presente che la salute è diventata un grande business. Ad essere onesti, il più grande affare mai conosciuto dall'umanità, a spalla con quello delle banche, poiché tutti prima o poi saranno clienti e faranno di tutto per riprendersi quando la propria salute è a rischio. L'industria farmaceutica ha monopolizzato la salute negli ultimi 100 anni. Questo business è feroce, poiché guadagnando così tanto da licenze, brevetti e sussidi governativi, qualsiasi soluzione alternativa viene messa da parte, ridicolizzata, diffamata e giudicata. Anche i medici soffrono questa situazione. Sono una parte esecutiva del sistema sanitario e sono in prima fila in questa guerra di trincea, dove non possono far nulla che non sia nel regolamento della legge farmaceutica. Altrimenti potrebbero essere espulsi dal sistema sanitario senza la possibilità di lavorare in futuro. I medici vivono quotidianamente il conflitto paziente-droga, subendo una trappola emotiva. Non sorprende che molti di loro possano lavorare solo dietro ad uno scudo di freddezza, in modo che non debbano identificarsi emotivamente con il paziente. Tutte le malattie hanno qualcosa in comune: la mancanza di energia. Quando il corpo manca di energia per il suo perfetto funzionamento, diventa squilibrato e malato. Quindi la mancanza di energia è un fattore importante che ci fa ammalare. Come creiamo energia nel nostro corpo? Principalmente il nostro corpo ottiene la sua energia dalla combustione, bruciando zuccheri, grassi e proteine dal nostro cibo. L'alimentazione è quindi uno dei punti più importanti da considerare quando vogliamo essere sani. Tuttavia non è semplice seguire una dieta sana. La stragrande maggioranza dei cibi disponibili sul mercato, biologici a parte, sono industrializzati, pieni di conservanti, fatti con grassi inadeguati e privi del senso della salute. Otteniamo energia attraverso la combustione. Non solo il combustibile è importante, poiché c'è un altro fattore altrettanto o più importante: l'ossigeno. Qualsiasi combustione ha bisogno di ossigeno, perché senza ossigeno nulla brucia. È la combustione che crea il calore e l'energia necessaria al nostro corpo per funzionare e allo stesso tempo genera elettricità, che è energia vitale. La differenza tra un corpo vivo o uno morto è l'assenza di elettricità. Il biossido di cloro non solo fornisce ossigeno, lo ione cloro è anche un ossidante, efficace nella lotta contro batteri, virus, funghi e parassiti. Questa combinazione unica è estremamente solubile in acqua. Questa solubilità significa che può trasportare ossigeno in luoghi del corpo che normalmente non raggiunge, come la cartilagine, i liquidi amniotici o le mucose. La domanda che bisogna porsi ora è: come possiamo aumentare questa energia che ci manca? In primo luogo va cercata la vera causa della malattia. E la medicina sintomatica se ne occupa ben poco. Gestisce il sintomo, non la causa che lo provoca. Quindi serve per far fare soldi per le grandi multinazionali farmaceutiche. Ovviamente queste aziende non hanno interesse a sviluppare farmaci efficacemente curativi alla base delle patologie, per non perdere la loro clientela. Non bisogna dimenticare che un paziente sano non è più un compratore di farmaci. La malattia non è altro che mancanza di energia. Per aumentare l'energia è fondamentale aumentare la qualità e l'efficienza della combustione. L'aumento della combustione dipende non solo dal carburante, ma anche dall'ossigeno biodisponibile.
Finora, nella medicina convenzionale, non è stata contemplata la possibilità di aumentare la quantità di ossigeno disponibile come soluzione. Sembra che il biossido di cloro aumenti la quantità di ossigeno disponibile nel sangue, dimostrato scientificamente in una serie di esami del sangue venoso. Questo aumento di ossigeno è responsabile del rapido recupero di tante persone, con tante malattie diverse, riportate da migliaia di testimonianze. Nessun governo può essere al di sopra del diritto alla vita e all'autodeterminazione. Nei prossimi video verrà descritto cos'è il CDS, forme di applicazione, come si può realizzare in casa, protocolli, avvertenze e controindicazioni. Grazie.